Allora, spazio alle domande, io poi vi lascio un microfono al gelato, oppure venite qui, vi presentate, nome, classe e ponete la domanda a me o al signor Costano, Mr. Denton. Ci sono domande? Una domanda molto semplice che si rifà a quanto detto dal professor Catalano, ma mi interesserebbe sapere qual è la posizione di Mr. Denton. E cioè, secondo lei deve esserci un limite universale di probabilità? Qual è il suo pensiero? So he wants to know your opinion. E un'altra domanda conseguenziale a quello che dirà. Se lei ha questa visione, la formazione di una proteina di cui parlava sempre il professor Catalano è al di sotto o al di sopra di questo limite? I'm not a mathematician. So that's Non sono un matematico. But basically, all I can say is that in general, when I look at the world around me, from the cosmological constants to the properties of water to the adaptive complexity of biological systems, I am overwhelmingly impressed by the fact that this couldn't occur by chance. Io ho anche una domanda, Mr. Denton. Yeah. Ma limitarsi a dire che una struttura non è adattativa ci aiuta a conoscere la verità? Cioè, formulare una teoria che nega se una struttura non è adattativa, che funzione ha? Estetica? Domando. C'è un andare oltre alla negazione. Dire che una cosa non serve a qualcosa pone la domanda: ma allora a cosa serve? E se non è una funzione adattativa, è una funzione estetica? Ma la funzione estetica non introduce adesso una questione di ordine filosofico, cioè per la bellezza degli occhi di chi? Ok, c'è la risposta. As I understand it, I think 100% agreeing with what you're saying. Un attimo, c'era una parte della domanda della prima domanda di Stenosari sulla possibilità della formazione casuale delle proteine, sulle quali il professor Denton voleva aggiungere qualcosa. Yeah, that's okay. So basically, I'm absolutely in agreement with the idea that there's certain protein machines, which seem to me to be absolutely beyond any form of Darwinian explanation. I mean, the one that immediately springs to mind is the amazing enzyme ATP synthase. But in general, the cell is full of all sorts of molecular machines which seem way, way beyond the reach of chance. And as I say, the one that staggers me is ATP synthase. But then, of course, there's Mike Behe's bacterial flagellum and other examples like that. So I'm entirely in agreement with the notion that this is now, we're talking about adaptive order now, of course. Yeah. We're talking about adaptive things in the cell. And I think this adaptive order is also beyond the reach of Darwinism. The same as the shape of a leaf, which is a totally different problem. Both the shape of a leaf and the adaptive wonder of things like some of the enzymes in the cell, like ATP synthase, are way beyond the reach of chance and Darwinian evolution. Un po' tecnico, se non ti dispiace faccio. Allora, ha detto sostanzialmente che concorda, sicuramente le proteine, sebbene sono una struttura molecolare, ok? Sono anch'esse difficilmente riconducibili a processi di adattamento. Quindi il calcolo delle questioni poste dal professor Catalano sulle probabilità, per questo erano utili ad anticipare proprio il discorso del professor Denton, proprio perché se le probabilità non sono favorevoli e
certe transizioni, come abbiamo visto, ha menzionato le foglie, semplicemente le foglie, o ha parlato dell'ATP sintasi. L'ATP sintasi è una macchina molecolare che sostanzialmente produce la nostra energia nei mitocondri. L'ATP sintasi è una macchina che ha un livello di efficienza che nessuna macchina costruita dall'uomo riesce ad ottenere, efficienza termodinamica. Quindi anche questa, o il flagello batterico dei batteri, che è una struttura proteica, sono sicuramente molto difficili da spiegare da un punto di vista adattativo, sicuramente non a livello empirico, ma eventualmente a livello teorico, come abbiamo visto in quelle storie così just so stories che sono state menzionate, e quindi crede anche lui, è d'accordo col fatto che le proteine sono al di là di quello che è, insomma, certo si possono adattare, ma fino a un certo punto e non oltre. Thank you, Professor Denton. I would like to ask you, what kind of reactions did your research generate among academics? Cioè, che tipo di reazione ha generato le sue ricerche fra gli accademici? Well, basically, I have found, to my great regrets, over my academic life, and I've been arguing against Darwinism in various ways for 40 years. I mean, this argument is just one of my most recent interests in particularly the botanical realm, where it seems that, in fact, botanical forms are almost completely beyond Darwinian explanations. But on the whole, the response of the academic community is Darwinism rules, basically. And you can say, I can hold up a maple leaf in an audience of Darwinists, and I can say, is there anybody in this audience can explain how natural selection generated this form? Of course, nobody can, because it's an example of what is clearly a non-adaptive form. And the botanical realm is so full of these forms, you can almost say that botany is a non-Darwinian realm. But it doesn't matter what arguments you use, you can say, how could ATP synthase possibly have come about by random sort of selection, Darwinian processes? How did the cell come about? Why is it that all the basic groups have defining characters which are not led up to, which is agreed by all cladists and people who classify animals, but still Darwinism reigns. And so basically what happens is, and I just had a debate recently in Poland, right, with a professor from a Polish university, and the problem is, he has this great idea, the Darwinian explanation. It's a great worldview. But when you ask him, how did the red cell lose its nucleus? He can't give an answer. How did the hair evolve? How did the feather evolve? How did the maple leaf evolve? He can't give an answer. So it's a theory that doesn't explain specifics. It's basically a philosophical, religious type ideology. Yeah. And the response to everything I've said for the last 40 years within mainstream academics is pretty negative. They don't want to hear specific criticisms. Yeah. Okay. Sì, esatto. Vorrei solo aggiungere che questa cosa vale per cose semplici, tra virgolette, come una foglia, ma vale anche per la l'ATP sintasi di cui abbiamo parlato prima, del fatto che, come abbiamo visto nella presentazione, le cellule enucleano il nucleo, espellono il nucleo per diventare eritrociti, cioè globuli rossi. Tutte queste cose, quando si va nei dettagli, si chiede a un teorico darwinista una spiegazione, non dico di ogni singolo cambiamento, ma ad un livello minimo di dettaglio che permetta di descrivere questo processo, di solito non c'è risposta e preferiscono rimanere convinti a livello teorico generale, un po' dogmatico, un po' quasi filosofico, quasi ideologico, addirittura in certi casi estremi, quasi religioso, no? Cioè un'idea che ci si affida semplicemente perché ci si crede e basta. Quindi questo è un po' quello che è stato espresso. Ho una domanda per il professore Catalano. È
possibile attribuire all'intelligent design e rimanere contestuali? Cioè le ridotte probabilità che tutto abbia origini dal caso non inducono per forza a credere in un progettista con una mente dietro a quello che vediamo, a quello che esiste? Certo che è possibile. Ne avete una testimonianza vivente, il professor Denton non è credente. Forse avete pensato che lo sia, non lo è, a meno che non abbia cambiato idea di recente. Si dichiara ufficialmente agnostico, una situazione intellettuale a metà strada, per chi crede e chi no, però comunque non è credente ed è stato tra coloro che hanno dato la spinta alla formazione del movimento di intelligent design, ma ce ne sono tanti altri che non sono credenti. Quindi dietro l'angolo dell'intelligent design non c'è necessariamente una posizione di uomo che crede, dice semplicemente che la migliore spiegazione possibile è l'esistenza di un progetto e finisce qui. Ho risposto alla tua domanda? Volevo chiedere, il professor Catalano prima ci ha spiegato, ha fatto la sua ricerca su quello che è il limite inferiore della probabilità, però volevo ricordare che la probabilità è la scienza dell'incertezza, per cui voglio dire, anche laddove un evento fosse molto probabile, di per sé non significa che questo possa avvenire. Allora la domanda è: come si fa, cioè quando si fonda tutta una teoria scientifica così vasta che spiega tutte queste mutazioni, queste migliaia di anni sulla probabilità, non è un po' una sconfitta per la scienza? Cioè a me sembra un po' come in passato, faccio un'analogia che so, forse non calzante, però quando in passato non si sapeva spiegare certe cose si introducevano delle divinità, no? Nell'antica Grecia, no? Le divinità del fulmine, del sole. Allora la probabilità non è un po' quella foglia di fico che si mette sull'incapacità della scienza di saper dare delle spiegazioni precise a dei quesiti. Ma certo, concordo, la probabilità è il regno dell'incertezza, assolutamente. E però in questo regime di incertezza fa da discriminante il nostro buon senso. Ingegner Cezza, le do del lema solo in questa occasione, mi permetto di ricordare che se fossimo stati in uno degli Stati Uniti d'America dove c'è la pena di morte, giusto? Massimo Bossetti sarebbe stato condannato alla camera a gas, ma la probabilità che ci potesse essere un altro DNA non è zero, vero? Quindi ci siamo capiti. È discriminante il buon senso per stabilire se una cosa è possibile o no. Anche lei quando d'inverno accende il termosifone confida nel fatto che il calore fluisce da corpi a temperatura più alta a corpi a temperatura più bassa, ma anche questa è una probabilità, eppure lo fa tutti i giorni. Non è che quando apre il termosifone dice succederà magari che adesso che apre il termosifone ho più freddo nella stanza, difficilmente lo pensa, perché è il suo buon senso che fa da discrimine. Non so se ho risposto. Sì, però tutte teorie scientifiche basate su queste, sulla probabilità, resta per me un limite. Certo, è un limite, certo, sicuramente, qui concordo. What's happening now? I think the next one is for you. We were talking about the probability before. Volevo fare un'ulteriore domanda, la faccio da giornalista e da sociologo, e cioè, tanto per riprendere un'idea, una riflessione, uno studio fatto a suo tempo da un filosofo, Kuhn, sulla possibilità di cambiamenti rivoluzionari nella scienza. No? Noi siamo partiti da una visione creazionista, siamo arrivati ad una visione evoluzionista dominante e adesso l'intelligent design ci propone qualcosa di diverso, che comunque viene ridicolizzato, in più non lo prendono in considerazione. Perché è così difficile cambiare il paradigma e rivoluzionare quindi l'idea dominante della scienza che è evoluzionista?
Perché nonostante tutte le vostre argomentazioni non si impone? Che cosa blocca questo paradigma, il cambiamento di paradigma? Perché non si accettano questi fatti? Cosa c'è dietro? Basically, it seems that humans have a predisposition to love ideologies before facts, and it's not just in science this occurs. I mean, as one paradigm succeeds another paradigm, but until some really, like one of Thomas Huxley's really ugly facts hits the paradigm, it survives. Even if it doesn't work very well, everybody can, I mean, it's like the flat earthers still in America. There's flat earthers. And you can say, well, how can anybody be a flat earther? But they find ways of looking at the facts in ways that mean that you can reconcile it with flat earthing. And as you will know, there was once a phlogiston theory in the history of chemistry. And once, in my lifetime, it's very interesting. In 1960, if you believed in continental drift, you would not get a job in a Western university. In 1970, if you didn't believe in continental drift, you wouldn't get a job. In that decade, and I was fascinated, I was at med school when this was happening, I watched the discoveries which ruined completely the previous paradigm and related another paradigm. But the amazing things that geologists said to explain the pattern of living things on Earth before continental drift makes amazing reading. It's absolutely amazing. They believed in a bridge between South America and Africa, for example, which never existed. It's just purely made up out of the air to explain why animals in South America and Africa were similar and plants in those two continents were similar. They actually believed this. They believed they invented a bridge, a land bridge, right? Continental drift destroyed the whole thing. The whole thing was pulled down. Yes. As late as the 1950s. Yeah. Anyway, so I remember this huge paradigm shift, which illustrates dramatically that humans prefer ideologies to the facts. Contrary facts are always incorporated into their ideology. It's gone on right throughout history. Yeah. You don't need to say that. Visto che ci sono, questo, ecco, scusate, non vogliamo paragonare l'evoluzionismo al terapetismo ovviamente, ma questo per far capire che a volte la tendenza a leggere certe cose da quello che si osserva piuttosto che altre può portare a forzare a preferire e a rendere difficoltoso quello che Kuhn aveva previsto, cioè il cambiamento di paradigma. Ha fatto un esempio bellissimo, professor Denton, le placche continentali, no? Il fatto che la geologia ormai ha dimostrato che i continenti si muovono. Prima del 1950 non trovavi un lavoro se credevi al movimento delle placche continentali, si stava raccontando. Da dopo invece non trovavi un lavoro se non riconoscevi il fatto che i continenti si spostassero. Eppure erano state inventate delle spiegazioni sulla biogeografia o il movimento degli animali tra i continenti che rasentavano il ridicolo, eppure si credeva quello, no? Quindi, e questo è stato tutto smontato e distrutto dal fatto che si è dimostrato che le placche continentali sono un processo vero della geologia che esiste. Concluderemo, mi sembrava che forse voleva fare un ultimo intervento, dopodiché concludiamo. Well, the last one, and then just to repeat my experience at King's when I was doing the work on the red cell. I couldn't account for the enucleation of the red cell in terms of little adaptive steps. In the corridors and in the tea room, I discussed this endlessly with my colleagues. They were all, of course, hard-headed reductionists and Darwinists, right? But nobody could explain that fact, but it didn't matter, because the paradigm held such a sway that specific problems like that are just swept under the carpet. And so that's the way humans work. They love their theories, they love their paradigms, and they won't change unless it's something really dramatic, you know? Even the failure to explain the first cell, the origin of life, doesn't affect anybody, even though it's a complete and absolute enigma. Ok, sì, esatto, l'origine della vita è un altro esempio che nonostante non esistano praticamente teorie accettate su come possa essere comparsa la vita,
purtroppo viene, essendo che si vuole scegliere in maniera, ci si vuole aderire al materialismo, quindi al naturalismo metodologico, e quindi non prevedere nessuna presenza di progetti o di interventi teleologici, cioè che hanno un fine, si annunciano sensazionalmente ritrovamenti di amminoacidi su asteroidi. No? C'è l'amminoacido, c'è il carbonio, quindi elementi della vita. Certo, elementi della vita, come trovare 4 lettere e dire visto 4 lettere, adesso abbiamo la Divina Commedia. C'è un po' di distanza. Quindi questo è un po' quello che... Final comment. Okay. Some of the stuff I've been talking about today, where you can't explain things in terms of little adaptive steps, in the next section of this talk is coming what might be a Kuhnian moment. Okay. Right? Because, for instance, it looks as if self-organization and some of the properties of matter play a huge role in generating biological form. The one thing I'll mention now is the cell membrane. The cell membrane is not the result of Darwinian evolution, and yet it's the most important organ, perhaps, in biology. It occurs, how? By the self-organization of matter. And what other property does the cell membrane have? It's got an electrical property. And how does that come about? From the self-organization of matter. Now, this moves biology and Darwinian towards a Kuhnian moment. Because once you can explain complex adaptations, and the bicarbonate buffer in the body is another one. How does that arise? By the interaction of carbon dioxide and water. So spontaneously you get a brilliant buffer in the body. This moves, and this is why, starting with the failure to explain everything in terms of adaptation, moves us towards what is a Kuhnian moment, when you have an alternative scientific theory to account for biological phenomena. Sì, ha semplicemente accennato che nella seconda parte di questa conferenza, che ci sarà oggi pomeriggio, ristretta come partecipazione, verrà spiegato un esempio di un momento che secondo lui potrebbe essere un momento kuhniano, quindi un momento in cui un paradigma viene cambiato perché le proprietà, per esempio, della membrana cellulare, che sono importantissime per la vita, le proprietà elettriche sono legate all'auto-organizzazione della materia. Quindi si va a una struttura della materia che dall'inizio del Big Bang aveva certe caratteristiche, e grazie a queste è possibile ottenere la vita. Ovviamente devono esserci le condizioni, però questo potrebbe essere una spiegazione scientifica e qualcosa che fa riflettere al fatto che le condizioni dovevano essere in un certo modo e quindi in qualche modo predisposte e legate a un progetto che è un principio antropico. Esattamente. Bene, direi che possiamo chiudere. Ringraziamo il professor Denton.